Oggi andiamo a pesca in un posto incredibile e l'obiettivo è quello di catturare qualcosa e cucinarcelo insieme stasera. Mi trovo a Scivu, nella costa ovest della Sardegna. Per arrivare qui ho fatto un'oretta e mezza di viaggio, passando per piccoli paesi, strade incredibili in una natura meravigliosa. Il tempo, come vedete, non è dei migliori, ma a noi poco interessa, quindi ho la maglia termica, sopra metterò un giubbottino e un kiwi e anche se cammineremo su una spiaggia non metterò comunque gli stivaloni perché bisogna fare tanta strada. Oggi proviamo diverse tecniche, dalle esche artificiali, esche naturali se le troviamo, insomma facciamo una vera e propria esplorazione. Siete pronti? Andiamo, va! Vi faccio vedere l'attrezzatura. Ovviamente GoPro per registrare. Cominciamo con un'esca piccolissima che sembra una sardina, cannetta da spinning, zaino gigante, un po' di esche che mi sono portato e un cestino perché questo è il periodo di asparagi, di cicoria, e quindi nel piatto che cucineremo stasera, a seconda di quello che pesco, ci mettiamo anche qualcosa di green. Siamo pronti, zaino in spalla, si va. Già vedo una cosa che mi fa impazzire: ma come si può buttare un cesso che sta qui penso da anni, perché già l'anno scorso c'era e ovviamente non lo raccoglie nessuno? Con spiagge così meravigliose queste cose sono intollerabili. Tanto poi ho anche una sorpresa per voi. Allora, per andare in spiaggia bisogna fare questa scalinata che vi assicuro che al ritorno non è assolutamente piacevole. Posto fantastico, peccato per il tempo, tanto pioverà raga, sicuro come l'oro. Ma tanto se nei video dell'office non c'è vento o pioggia, noi non siamo contenti. Allora, negli scorsi giorni qui c'è stata una mega mareggiata e sono curioso di vedere quello che ha portato il mare, anche se qui è abbastanza inesplorato, quindi tutte le schifezze che vengono poi anche addirittura dalla Spagna. Le riconoscete? Sono milioni anche qui di piccole meduse velelle, molto piccole, perché la loro stagione delle grandi colonie è intorno a marzo-aprile, quindi ancora molto presto per loro. Però ovviamente la grossa mareggiata le ha spiaggiate, potremo anche usarle come esca dopo. Ora bisogna fare un lunghissimo percorso per arrivare nella zona migliore per pescare, che questa diciamo non è proprio ideale. C'è una puzza di velelle marce, saranno qui da giorni ormai. Prima di cominciare ovviamente un minutino dedicato allo sponsor Daiwa, che mi ha fornito sia la canna che il mulinello con cui oggi andremo a pescare. Perché li voglio provare? Perché sono una ottima entry level per chi vuole cominciare la pesca senza spendere troppo. Parlo sia della canna da pesca, che è la Crossfire. Io ne ho presa una abbastanza lunga in modo da lanciare lontano dalla spiaggia e anche dalla scogliera, e soprattutto il mulinello, il Crossfire, che è un mulinelletto molto semplice ma leggero, fluido, che funziona bene e soprattutto a un prezzo accessibilissimo per tutti. Com'è possibile che un mulinello costi così poco? Ovviamente una grande azienda che fa degli studi, ne produce milioni, è ovvio che riesca a produrre delle cose eccezionali con un basso costo. Ma ora cominciamo a pescare. Con il maestrale questa spiaggia diventa molto pericolosa perché il mare qui si gonfia molto ed è subito profondo, sono grandi correnti. Guardate infatti quanto scava, cioè, quindi immaginate che qui le onde arrivano e arrivano con forza. Al contrario delle ultime volte nelle quali ero venuto qui, mi accorgo che il mare ha scavato comunque delle buche interessanti, quindi invece di usare il jig per lanciare lontano, vediamo se c'è qualche spigola qui vicino, perché potrebbero esserci. Qui tra questi scogli io sono sicuro che ci sia qualche spigola, eppure non mangiano. Ormai non ci credono più alle esche artificiali se non in alcune condizioni specifiche. In compenso ci sono dei cefali giganteschi che stanno mangiando nella schiumetta a galla e sono sicuro che stiano mangiando dei pezzi di velelle che sono rimasti proprio lì. Comunque giro lo scoglio e faccio qualche altro lancio. Di solito se le spigole non sono da una parte sono dall'altra rispetto a un ostacolo, perché lì la corrente porta il cibo e infatti lo potete vedere anche sulla spiaggia. E non faccio in tempo a dirlo che una spigola proprio sotto costa mi mangia, ma si slava subito. L'avete vista? Mi aveva mangiato la spigola lì, però purtroppo sono un po' limitato senza stivali. Comunque è pieno di cefali che stanno mangiando tutte queste barchette di San Pietro in superficie. La spigola mi ha mangiato proprio qui davanti. Dai che ci riproviamo. Faccio allora qualche altro lancio cambiando un paio di esche.
Sono sicuro che le spigole ci siano, ma sono altrettanto sicuro che stanno mangiando le velelle e non si interessano all'esca artificiale. Come vedete qui non c'era questa buca, però bisogna sfruttare quelle che sono le occasioni. Purtroppo con queste schine piccole è difficile allamare le spigole, cioè mangiano molto volentieri, ma è difficile anche trovare ancorette buone, perché poi durano veramente poco quelle buone. E così continuo la mia camminata, cercando posti altrettanto buoni per lanciare la mia esca. Guardate che posto incredibile, sono solo. Qui non c'è veramente nessuno. Lì non mi dispiace, ora ci facciamo un tiro. Questo infatti è un altro posto dove i pesci sicuramente stanno mangiando. Come vedete infatti la schiuma indica chiaramente che da una secca si passa a una buca più profonda e in quella buca i pesci ci sono per forza. Lì niente spigole, ma ti assicuro che è strapieno di cefali, cioè se avevo un rezzaglio qua, sapete come mi divertivo? Ora vediamo, perché di solito tra i cefali ci sono le spigole. Nada, ma sicuro ci sono le spigole lì, Ora mi sto spostando più avanti, dietro di me poi c'è una piccola scogliera con un sentiero, però è bello vedere tanti pesci così. Peccato che dalla telecamera col cielo così scuro non si riesca a farveli vedere, ed è anche un peccato che purtroppo qui si vede proprio l'impatto dell'uomo, perché di plastica ce n'è tanta. Comunque sto schiattando di caldo, ma malissimo proprio, porco Giuda. Oh, mi tolgo tutto, solo con lo zaino è già pieno perché ho anche il pranzo, che è costituito da 2 mele micragnose. Allora vediamo un po', ma qua non si passa, no? A pesca con le scarpe da trek, pensate con gli stivaloni, che botta e che caldo soprattutto. Vedete che sto andando? Sì, qua. C'è la soletta di una scarpa. Qui quando batte il maestrale, ragazzi, cioè porta tutto fino qui su. Qui inizia un ambiente molto diverso, c'è un sacco di roba, di spazzatura sulla spiaggia. Spero sempre di trovare qualche galeone con tutto quanto. Allora, qui c'è un parabordo, eccolo qua, spugne, plastiche. Ho rubacchiato qualche tiro di qua e di là, ma non capisco perché ci sono sempre le scarpe a mare. Non so come fa la gente a perdersele. Boh, questa è pure nuova. Comunque qui, questa spiaggia qui, pensate che non esiste, cioè quella sabbia c'era e questi sassi erano tutti sotto, quindi il mare anche in pochi mesi rimodella tutto. Vedete queste rocce violacee, rossastre? Non quelle grandi, quelle piccoline, sono piene di minerali, perché questa è tutta una zona mineraria della Sardegna, da Iglesias fino a salire ancora più su a nord. Ora bisogna trovare un posto decente, mentre io sto davvero schiattando di caldo, cioè non si sa come vestirsi perché fa caldo, ma pioverà. Intanto ci sono anche altre rocce che sono piene di conchiglie fossili. Queste erano tutte vecchie spiagge che si sono poi solidificate e sono diventate rocce a tutti gli effetti. Quindi stiamo camminando su una spiaggia di chissà quanti milioni di anni. Ne ho approfittato, mi sono tolto la maglia termica, mi sono fatto una sudata bestiale, un vaperuccio e un bicchiere d'acqua e poi proseguiamo. Però ci sono, sicuro ci sono. Il mare è perfetto per pescare oggi, ma sicuramente i pesci sono sazi dopo aver mangiato tutte quelle velelle. Mi sono beccato una bella ondata sui piedi, però le scarpe sono in Gore-Tex e quindi per fortuna non mi sono bagnato. Questo, quello degli ombrelloni. Qui c'è una gomma, una ruota del mitico Pandino. E lei è del Pandino, scrivetelo nei commenti, ma sono sicuro che è una ruota di Pandino. Poi c'è un'altra cosa strana. Dopo un po' di cose le portiamo via, ma ora sarei davvero troppo lontano. Continuiamo, vedete che queste esche finte non gli piacciono? Io ve lo dico, chissà quante spigole ci stanno lì, mica una. Non ve ne accorgete, ma è enorme. E lungo l'onda sto vedendo tantissimi cefali. Secondo me qualche spigola c'è. Io non ho bisogno di pescare il mostro, perché poi sono da solo, non è che mi posso mangiare una spigola di 3 kg o un serra gigante. Quindi cambiamo tutto, mettiamo il ragù, vediamo se funziona. Allora, per fortuna ne porto sempre tutto,
E ora mettiamo un finale ovviamente più lungo per lanciare con la bombarda e poi per pescare anche un pochino a fondo, se non prendiamo nulla con la bombarda, e ci voglio mettere 2 ragulù perché comunque il mare è bello grosso, per stimolare le spigole, vedere se mangiano. Ce l'ho fatta, sembrava una cosa semplice, ma non vi dico cosa è successo di tutto. Allora, ragulù montato, avevo fatto la montatura con 2, poi l'ho lanciata per provarla, mi si è incagliato il filo tra le rocce, rotto, è andata così. Niente, ora voglio provare ad andare giusto un pelino avanti, vediamo com'è la situazione, se non ci piace torniamo indietro dove c'erano le spigole. Ecco una cosa interessante, questo sembra o un pezzo di scafo di un catamarano, sicuro? Sì, sì. Che chissà come si è rotto ed è affondato, boh. Come al solito le reti abbandonate non mancano, con le loro totanare rimaste incastrate chissà quanti anni fa. Vi dico la verità, questa zona mi piace moltissimo, però il ragulù non riesce a nuotare, è molto mosso, c'è tantissima corrente. Vi faccio vedere una cosa particolare. Questa qui è una sonda che viene attaccata ai palloni meteorologici, che dà tutte le informazioni, poi si stacca, cade in mare con una batteria. Ora sta schifezza la butto io. Ora proviamo a cambiare esca, poi torniamo indietro e peschiamo con le esche vere. Allora, abbiamo capito che oggi le esche artificiali alle spigole non gli piacciono, se non quelle piccoline, ma con sto mare non riesco neanche a farle nuotare bene. Quindi cambiamo tutto quanto, via le esche artificiali. E qualche tempo fa avevo creato insieme a Mirko una canna bolognese tutto fare da portare in uno zaino, in una valigia, e sta qua. Ora smontiamo il mulinello, togliamo queste brutte esche finte, ho portato dei gamberi, ci sono anche le velelle, vediamo se c'è qualche sarago. Qui la cena ci serve, eh? Allora, galleggiante, ami, e siamo pronti. Datemi un secondo che monto tutto. Eccoci, siamo pronti. Ho anche trovato un pallone, addirittura con il cirripede sopra. Non cirripede, con quella specie di Mercedes. Eccoli. Viene dalla Spagna, alla grada. Purtroppo viene tutto dal mare. Dai, vediamo come funziona, vediamo se ci sono i saragoni. Vi faccio vedere questi schifosi gamberi. Secondo me puzzeranno come cadaveroni. Stanno qua dentro. Mamma mia. La zona è molto promettente, secondo me pesci ci sono, ma il mare si sta muovendo, sta diventando impescabile. Mi hanno mangiato subito sulle velelle, però mi voglio spostare lì all'inizio dove c'erano le spigole, perché comunque è più facile pescare lì. Qui davvero le onde stanno sbattendo a destra e a sinistra. E ho pure scoperto che le scarpe in Gore-Tex, se le infili tutte nell'acqua, comunque non ti salvano. Ahimè, il tempo sta davvero diventando scandaloso e secondo me pioverà di brutto, ma è pace. L'importante è che non ci siano i fulmini. Fatemi tornare veloce, ma quella gamba dei pirati, davvero, eh? Mamma mia, che mazzo che mi sto facendo. Oh signor, l'è dura, l'è dura. Non male che ho trovato una strada che passa su e non me la devo fare tutta giù. Che botta. Sono arrivato qua sopra, qui c'è una sorta di rifugio, boh, c'è una cisterna d'acqua con la corrente. Credo che sia tipo, non lo so, sembra uno stabilimento, ma ovviamente non lo è. Forse, no, vedete? Sono dei cabini. Beh, comunque si è risparmiato un sacco di strada facendo questa. Vediamo se riesco a trovare l'uscita magari. Bellissimo. Bellissimo, ma credo sia abbandonato, peccato, perché è un bel posto questo. Eccoci. Il mare è peggiorato molto, eh. Non so se riuscirò a pescare sulla via del ritorno. Ci siamo, eh. Io sono devastato, ve lo giuro. Spero che i nostri scoglietti siano buoni, ma secondo me c'è troppo mare. Dalla GoPro non si capisce, ma il mare è davvero mosso e soprattutto si è creata una corrente mostruosa. E i pesci stanno mangiando a rotta di collo, ma ahimè il piombo è leggero e il mare se lo porta ovunque, senza considerare che le onde mi stanno praticamente arrivando addosso.
È veramente veramente mosso. Purtroppo stanno anche mangiucchiando a fondo, però è pieno di scogli. Ho intrecciato, si è rotto e ho provato anche a fare 2 lanciaspini. Tanto raga, qualsiasi canna va bene, ma è proprio mosso. Dietro di me c'è la tempesta e non so se riuscirò a fare qualcosa. Niente, purtroppo c'è una corrente fortissima, ma neanche 60 grammi non sono nulla per questo mare. Ma prima era, non dico quasi calmo, ma si poteva pescare alla grande. Ora è impescabile, le onde addirittura arrivano qui giù. Ci ho lasciato altri 2 piombi, quindi... Però il mare è bastardo, ma io no. Ho portato una busta, raccogliamo quello che riesco, perché ci sarebbe da raccogliere per una settimana. Però almeno le cose grosse le voglio togliere perché mi fanno schifo e soprattutto non è dignitoso. Io mica ho capito che ci hanno fatto con questa storia, Questa è sicuramente una pecora, cioè era una pecora. Anzi, a giudicare dal colore del manto, una capra. Ho riempito il sacco in 0 secondi. Ragazzi, sembro Babbo Natale con tutta sta roba. Poi non capisco una cosa, no? Ma io dico, se uno viene in spiaggia e fa il mucchiettino di plastica, ma portane un pezzettino per volta, se fa il mucchiettino, che tanto il vento rispargerà ovunque. Secondo me è molto meglio portarselo un pezzo per volta. Comunque mo andiamo a cercare 2 asparagi, non finisce qui, non ci arrenderemo. Ah, una cosa, questa battaglia per la plastica non è inutile, anzi, sappiate che la plastica che gira nel mare è poca ed è sempre la stessa qui nel Mediterraneo, che magari va da qua, poi se la riporta veramente in Spagna, non scherzo, poi ritorna, poi rifà. Togliendola e pulendola, piano piano vedrete che ci sarà sempre meno, perché questa plastica che troviamo è plastica di anni, anche di decenni fa. Ci siamo, la scalinata della morte. 2 milioni di gradini in salita e uscimmo a rivedere le stelle. Pesa tanti, io penso che fra la busta alla cima 20 kg tutti, ma tutti. Questa che sarà plastica? Aiuto! Ah, dimenticavo, ci manca questo schifo qui della sonda meteo. Buttiamo anche questa nell'indifferenziata. Alla fine, nel dubbio, ha pure cominciato a piovere comunque, ma si sapeva. La cosa grave è che ho pochissima benzina. Speriamo di arrivare a un benzinaio. Vabbè dai, le avventure sono pure queste. Io sono terribile. Piove, che dite? Allora, mi sono fermato con la macchina perché ho visto la sparagina prepotente. E infatti... Vieni qua, piccolo amico mio. Bellino, Ora raccogliamo un mazzetto, sento cani. E qui ci sono capre, pecore, che l'hanno già raccolti. Qualcuno c'è. Qui l'hanno già raccolto. Oggi sta andando male tutto. Comunque ragazzi, ho una fame bestiale perché ho mangiato 4 wafer e 2 mele, quindi si zuccheri veloci, ma poi mi sto autodigerendo, che non fa male manco quello. Mi sono fermato per farvi vedere una cosa. Queste qui sotto sono le abitazioni di coloro che abitavano in miniera. Quando veniva costruita una nuova miniera, veniva costruita anche una piccola cittadina dove c'era di tutto, dalle scuole a una piccola botteguccia, alle case, proprio perché i minatori, che magari non venivano anche da diverse parti, non solo dalla Sardegna, ma comunque dovevano spostarsi, potessero vivere lì dove poi lavoravano, quindi si creavano queste comunità. Purtroppo poi questo è stato abbandonato. Un giorno magari ci andiamo a fare una gira, vi faccio vedere dentro com'è. Fra l'altro è in una posizione invidiabile perché, come vedete, qui dalla montagna si vede tutto il mare, cioè si vede la spiaggia, quindi questo è un posto veramente incredibile. Poi ovviamente sono piccoli torrentucci e l'acqua qui serviva, si prendeva la legna. Purtroppo qui c'erano dei boschi molto alti che poi
per prendere la legna, alla fine sono stati rasi al suolo e ora diciamo stanno crescendo, ma ce ne vorrà di tempo, soprattutto perché qui è sferzato dal vento. Almeno ci sono arrivato a mettere il carburante, dai, mi dava 30 km rimasti. Il finocchietto, ragazzi, lo mettete dovunque. Oh, guardate sta sparago quanto è alto, arriva lì su. Basta prendere la punta, così lui poi spiegherà, continuerà a campare. Minchia, qua ce ne sono un miliardo. Oh, guardate questo. E qui ne ho trovati veramente tantissimi. E come dice un mio amico, la campagna è generosa con tutti, anche se il mare non lo è stato. Ora mi accontento perché comunque è giusto che anche gli altri li trovino. A me bastano questi e andiamo a cucinarli. Beh, alla fine dai, un bel cestino di spigole che non ho preso. Però c'è tutto, Ho trovato anche 2 cimette di rapa che sono eccezionali. Quindi macerone, finocchietto, cimette di rapa e asparagi. Fame, fame! Allora ci siamo, ho deciso che la faccio dopo la doccia perché tanto se no qui mi muoio di fame. Allora, vediamo un po', faremo gli gnocchi con gli asparagi, vi faccio vedere una ricetta che è molto molto semplice. Poi ho beccato delle cimette di rapa che sono deliziose, ma vediamo che ci facciamo con queste. Che crescono spontanee, qui non le raccolgono. E questo è il famoso macerone, che vi ricordo è il famoso parente del sedano che usavano pure gli antichi romani, che è una pianta eccezionale, però c'è un po' di terretta. Adesso la puliamo, ci facciamo le polpette con lui e con il finocchietto, che è questo qui. Occhio a non raccogliere la ferola, che questo è il periodo. Il finocchietto è inconfondibile, c'ha l'odore proprio di finocchio, di anice, ed è buonissimo. Un'altra cimetta di rapa. Questa non so che cos'è, mi sembra una lenticchietta. L'ho presa per sbaglio, lasciamola lì. Togliamo, vedete? Se c'è roba che non ci piace, via. Oh, mi raccomando, io non sono un cuoco, non sono uno chef, sono una persona normale, cucino malissimo, quindi se volete bombardarmi di commenti e farvi 2 risate insieme a me, va bene. Però quello che mangio è buono, ma non perché io sono bravo, perché la materia prima è spettacolare e perché oggi mi sono fatto 15 km con uno zaino che pesava 20 kg. Quindi qualsiasi cosa farò sarà buonissima. Diamo una sciacquata pure agli asparagi, anche se non serve. Oh, non so se si vede nel video, ce n'era uno, ma io giuro, alto così. Ora, questi più chiari crescono solitamente dove c'è più ombra e quindi diventano alti perché devono andare a prendersi la luce del sole, ok? Quelli più scuretti l'ho sempre trovati all'aperto e hanno un sapore molto più deciso, questi più bianchi sono più freschi. Premettiamo che mi piace mangiarli crudi. Poi tagliamo proprio la punta e con il resto del gambo lo frulliamo, ci facciamo una crema micidiale. Allora, ho separato le puntine, poi vi faccio vedere che ci facciamo. Intanto qui l'acqua bolle, ci mettiamo un po' di sale e ci versiamo il nostro macerone col finocchietto. Ci ho messo pure le cimette di rapa, va, che tanto vanno benissimo. Non ci mettete il dito dentro come sto facendo io. E qui le fate bollire per una quindicina di minuti. Una cosa ora invece, quest'altra parte, andate a tagliarli. Vedete, io li tengo in mano così è ancora più semplice. Così poi quando li frulliamo non abbiamo gambi lunghi 6 km. Olè. Oh, non abbiamo sprecato niente. Avete visto quando li raccoglievo? Taccate, la parte morbida ce la mangiamo, tutto il resto è inutile che andiamo a usarlo. Olio buono, un goccino, ma proprio ino, via. E un po' di sale. Qua ci mettiamo un goccino d'acqua, se no li fate fritti praticamente, e li copriamo. Taccate. Avete visto quanto è verde? Quello è il verde che li ho appena raccolti. Quando poi compriamo una cosa che sta 2 o 3 giorni lì, diventa un verde molto più scuro. Guardate che c'ha già un profumo incredibile. Queste qua infatti invece ve le sminuzzate, è tutta roba super tenera. Se usate un paio di forbici ci mettete 0 secondi
e poi le mettete come condimento sulla pasta. Buoni, 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 buoni. Poi la pipì, ve la raccomando, ci avrà un profumo meraviglioso. Dai, questi altri non ci servono. Ne bastano pochi sulla pasta, gli altri li cuociamo. Ma quanto è bello, cioè immaginate che ci andate con vostro nipote, con vostro figlio, con mio nipote, se me lo lasciassero fare questa... Cioè sarebbe fantastico, no? Che uno si mette lì in cucina, si mangia due cosine che si è trovato. Ma oh, guardate il colore, che è una cosa impressionante, è un verde vivissimo, non è che lo sto correggendo al computer, eh? Guardate pure gli asparagi, questa è tutta la parte tenera. Ci siamo, è passato un quarto d'ora, quando i gambi sono teneri possiamo utilizzarlo. Frullatore, pinze. Oh, ragazzi, c'è un profumo di finocchietto micidiale. Guardate, che roba. Prima di frullarli vi consiglio di strizzarli in modo da levare l'acqua in eccesso e poi li mettete in una ciotola. Super saporito, c'è il finocchietto, mi ha sto profumo bestiale. Ci siamo, allora, verdure, carne macinata, ci mettiamo un ovetto e un pelo di noce moscata e ci mettiamo un po' di pangrattato perché purtroppo col fatto che le verdure comunque contengono acqua tendono un attimino a rendere tutto difficile da legare. Vediamo nel caso lo aggiungiamo. Vai! Il macinato sembra essere scomparso, ma ci assicuro che c'è. Facciamo le nostre polpette, a me piacciono così più o meno. Oh, mi hanno detto che era troppo grande come polpetta e di farla così. A me piaceva così, io non capisco che problemi ci siano. Vabbè, facciamole piccole ste polpette. Comunque ecco, fate le polpette, poi vi faccio vedere il prossimo passaggio. Ci siamo, sono venute un sacco di polpette, sono pure avanzate. Ora, con un velo d'olio minuscolo che non vi farò vedere, le passiamo poi nella semola, in modo tale che viene comunque una crosticina abbastanza croccante e queste le mettiamo in friggitrice ad aria. Allora, le mettiamo a 180 gradi per 30 minuti, ma io direi anche 20. E ora, già che ci stiamo, ci mancano i nostri asparagi, che intanto li sono cotti. Hanno mantenuto il loro verde natural e qui mettiamo tutto insieme. Io me li sarei mangiati tutti crudi, però sono spettacolari. E ci mettiamo proprio un mezzo mestolino di acqua di cottura. Là. Oh raga, io vi do un consiglio: se li prendete gli asparagi è inutile che ve li tenete 100 anni lì a mollo come le rose, come i fiori. E voilà, ora prima di toccare sto arnese, staccatelo dalla corrente e verificate che non funzioni, così state tranquilli. Mamma mia. Comunque questi asparagi sono proprio buoni, buoni, buoni. Perché se li prendete come li ho presi io, avete visto, belli verdi, ciccioni, sono spettacolari. Se prendete quelli rinsecchiti che già hanno spiegato, ovviamente sono molto più duri. Mi vado a fare la doccia, intanto che tutto cuoce, e poi ci vediamo dopo. C'ho una fame, raga, incredibile. Doccia fatta, ci voleva, eh. Allora, l'acqua bolle, l'abbiamo salata. L'abbiamo salata? Ora gli gnocchi, questi qua sono freschissimi, tant'è che ve li potete mangiare pure patate. Questi si buttano, un minuto e sono pronti. Un minutino, questi già cominciano a salire. Chissà le polpette come stanno intanto. Vediamole. Friggitrice ad aria ogni tanto. Gli date una botta e secondo me le polpette ci stanno. Possiamo anche fermarle. Tanto che cuociono gli gnocchi. Buonissime. La carne che ha preso proprio il colore verde, in realtà c'è molta più carne che verdura, si sente, ma ha assunto questo sapore che è delicatissimo, proprio profumato di campagna. Ma quanto è bella la friggitrice d'aria. Ora io l'avrei fatta più grandi ovviamente, però dicono che vanno bene così. Oh, sti gnocchi, eccoli. Pronti raga? Si accende il fuoco, si acchiappano
quelli che vengono a galla, asparagi. E alla fine, dopo aver messo gli asparagi, ci aggiungete un po' d'acqua di cottura in modo che tutto si amalgami. Girate per qualche minuto e alla fine mettete nel piatto. Una ricetta semplicissima. Questa cremina è squisitissima. Ora è un po' brutto, sicuramente non è alla MasterChef. Ci possiamo mettere sopra 2 puntine proprio leggere di asparagi freschi. E mo ci andiamo a mangiare tutto, E a me piace pure un po' di pepe. Oh, ragazzi, io mo mi mangio pure il piatto. Non voglio fare una marchetta, vi giuro. Se trovate questa all'Eurospin, 1, vi morite dalle risate perché guardate la foto. E 2, è veramente buona e costa una cavolata. I gnocchi di patate fanno impazzire. Qui, se volete metterci un po' di carne, un pezzettino di salsiccia, un po' di pancetta, però poi diventa molto grassa e anche pesante. Così rimane più leggera, soprattutto la sera, secondo me va bene, se no poi veramente vi sognate i draghi stanotte. E le polpette, vi faccio vedere una cosa, potete fare una... è simpatica, bollite 2 carote, ci mettete un po' d'olio e un po' di sale, e fate una sorta di ketchup con le carote, così non mangiate le schifezze, le porcherie del supermercato. Buone, ma sono proprio buone. Alla fine, con 4 soldi, una bella passeggiata, una giornata meravigliosa, io sto fuori da stamattina alle 7, comunque è venuta una cena simpatica, che per carità uno poteva comprare tutto, però capite qual è il senso della natura, di godersi queste cose? Secondo me è questo qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, un like, iscrivetevi al canale. Ciao!